Salve a tutti, mi chiamo Daniela Russo e aiuto le persone ad avere chiarezza su quello che vogliono nella vita e a ritrovare la motivazione. Oggi vi voglio parlare di quella voce che avete dentro di voi che vi critica costantemente. Non importa se sei la persona più intelligente del mondo, tutti quanti abbiamo il criticone dentro. La voce che ti dice: ah, non sei abbastanza, non sarai mai abbastanza, sbagli sempre, sei inutile, non sei all'altezza. Ce l'abbiamo tutti quanti. E perché ce l'abbiamo tutti? Perché è legata allo spirito di sopravvivenza. Per sopravvivere dobbiamo giudicare le circostanze esterne, dobbiamo giudicare le altre persone e dobbiamo giudicare noi stessi. Quindi è tutto, chi non ha questo criticone non sopravvive più di tanto. Questa voce sta lì da quando siete piccoli, cioè da quando siamo piccoli, perché ce l'abbiamo tutti quanti. Tutti, il 100% delle persone. Perché dovete immaginare che agli occhi di un bambino la vita è piena di pericoli. E vanno a dormire la sera, è buio e hanno paura. Nasce il fratellino o la sorellina e pensano: oh my god, adesso i miei genitori mi abbandonano e vogliono bene solo al fratellino. La mamma va all'ospedale per un'appendicite, mia mamma mi ha abbandonato, non tornerà più. Il compagno di classe più bravo, la maestra gli fa i complimenti e quindi non vi sentite abbastanza bravi. Quindi cominci a giudicare te stesso, le circostanze e gli altri. Con le circostanze ti convinci che le circostanze attuali non ti faranno mai felici e ci vuole qualcos'altro per essere felici. Quindi si forma a quel punto la credenza: sarò felice quando? Sarò felice quando trovo il fidanzato, sarò felice quando mi trovo la casa, quando mi compro la casa, sarò felice quando trovo il lavoro, quel tipo di lavoro, senza sapere che una volta che cominciate a formare questa credenza, il circolo non ha mai fine. Comprate la casa, dopo 5-6 mesi cominciate a dire: ah, però mi piacerebbe una casa più grande, voglio il balcone, voglio la terrazza, voglio stare al centro. Trovate il fidanzato: ah, sì, però non va bene, fa questo, fa quell'altro, non mi piace, mi cominciate a lamentare. Quindi è un circolo infinito. Quando cominciate ad avere questa credenza dentro di voi: sarò felice quando, non finisce mai. Sempre questa voce interiore ti fa credere che il dolore è necessario per essere felici e quindi bisogna soffrire per essere felici. Secondo voi è vero? Pensate un attimo, immaginate che mettete la mano sulla stufa bollente. Che succede? Dolore. Quindi un secondo e la togliete. E così vi sbruciacchiate un po', ma c'è ancora rimedio, diciamo, per la mano. Se rimanete con la mano sulla stufa bollente per un po' di tempo, avete perso la mano. E la stessa cosa vale per il dolore. Il dolore è un segnale che vi indica che c'è qualcosa che non va e che quindi bisogna agire, bisogna cambiare qualcosa. Quindi va benissimo come segnale, quindi per un minuto, facciamo per un'ora, non è il caso della stufa bollente, ma poi bisogna cambiare subito. Più rimanete nel dolore, più vi si bloccano tutte le altre funzioni, vi si blocca la creatività, vi si blocca l'empatia e diventa sempre più difficile trovare le soluzioni. Quindi dolore, segnale, cambio, punto. Quindi come facciamo a mettere a tacere il criticone? Allora dovete immaginare che mettete che avete fatto un errore, avete sbagliato qualcosa. Il vostro criticone vi comincia a dire: sei inutile, non sai fare niente, non sei all'altezza, lo sapevo, fai sempre, è sempre la stessa storia, mentre sbaglio sempre. Mentre invece se andate dal vostro migliore amico, però un amico buono, non l'amico criticone, che vi dice: ah vabbè, ma non ti preoccupare, sbagliano tutti, sì è vero, hai fatto un errore, quindi vedi un po' di imparare da questo errore, la prossima volta fare meglio, tutti sbagliano, ok? Quindi dovete sostituire il criticone con la voce del vostro migliore amico nel caso specifico. Ogni volta che sentite il criticone che vi critica, sostituite
questa voce con la voce del vostro migliore amico. Quindi esercizio per oggi: cosa vi dice il critico interiore e cosa vi direbbe il vostro migliore amico? Sostituite il buonsenso del migliore amico con il vostro giudice. Alla prossima!